Benvenuti nel mio canale di osteopatia pediatrica. Io sono Marco Roselli, sono un fisioterapista e osteopata e da diversi anni mi occupo di bambini, di osteopatia pediatrica. E questa è una professione bellissima che permette di aiutare i bambini sin dai primissimi giorni. In questo canale vi spiegherò come e in quali situazioni. Però prima di arrivare a questo vorrei spiegarvi l'osteopatia, quali sono i suoi principi e quindi quali sono le basi della mia professione. Tante persone si rivolgono all'osteopata, però se io chiedessi loro che cosa fa l'osteopata, probabilmente quello che verrebbe in mente non è proprio così. No. Allora, cerchiamo in questo video di spiegare un po' quali sono le basi di questa professione e i suoi principi. In definizione, l'osteopatia è una metodica terapeutica che si basa sul solo contatto manuale, non utilizza farmaci né altri strumenti. L'obiettivo è di trattare e risolvere le restrizioni di mobilità, che in osteopatia vengono definite disfunzioni osteopatiche. Che cosa sono? Delle aree del corpo che noi andremo ad esaminare in cui il movimento sarà ridotto o alterato e l'osteopata avrà quindi l'obiettivo di ripristinare un corretto movimento, un corretto scorrimento dei vari piani esaminati, dei vari tessuti. Questo avrà effetti positivi sulla conduzione nervosa, sulla vascolarizzazione, ma anche sulla funzionalità viscerale, essenzialmente su tutto il corpo. Il padre dell'osteopatia è Still, un medico americano nato nel 1828, che comprese l'importanza del movimento. Infatti, se le varie parti del corpo si muovono bene, saranno ben vascolarizzate, ben innervate e quindi si troveranno in salute. Esse quindi potranno rispondere positivamente agli stimoli nocivi sia interni che esterni al nostro corpo. Come dire, se si aprisse la finestra nella stanza in cui viviamo, l'aria sarà più respirabile e noi vivremo meglio. Dobbiamo creare un ambiente sano, ripristinando la mobilità laddove si è persa, garantendo a tutti i fluidi del corpo di circolare liberamente, in modo da non avere un ristagno, una zona del corpo congestionata in cui potrebbe svilupparsi una malattia. Questo introdurrà il primo principio dell'osteopatia, che è quello dell'autoregolazione e dell'autoguarigione. Cioè, se noi permettiamo al corpo, attraverso il nostro trattamento, di lavorare bene, eliminando quindi le restrizioni, gli ostacoli, lui avrà la possibilità di riequilibrarsi, di autoregolarsi e di autoguarirsi. Il secondo principio osteopatico è quello dell'unità del corpo e della globalità. Tutto nel nostro corpo è collegato e in interconnessione. Infatti il lavoro osteopatico non si concentra primariamente sulla zona dove si trova il sintomo, sul motivo per cui il paziente spesso viene da noi, che è quello che è il dolore, ma mette in relazione anche aree distanti rispetto a dove si trova il sintomo nella ricerca di quella che poi può essere una causa di un determinato disturbo, al fine appunto di ristabilire un equilibrio generale. Quindi è un lavoro diciamo a 360 gradi sulla persona. E la differenza principale con altre figure sanitarie è proprio questa, che non basa il proprio trattamento nell'area dove si trova il sintomo, il dolore del paziente. Il terzo principio mette in relazione struttura e funzione. Allora, cosa significa? Il corpo è come se fosse una macchina perfetta. Immaginiamo appunto un'auto. Ha una struttura, è composta quindi di varie parti con le quali esercita una funzione finale che è quella del movimento. Anche il corpo può essere così sintetizzato in varie strutture che agiscono permettendoci di vivere e di muoverci. Se tolgo nella macchina, presa ad esempio appunto le ruote, questa non si muoverà più poi tanto bene. Quindi la sua struttura in un certo senso condizionerà la funzione e lo stesso vale per il corpo. Se la nostra struttura appunto non lavora bene, la funzione finale ne risentirà. Ma anche la funzione condiziona la struttura.
Se una parte del corpo svolge la propria funzione male, questa potrà dare ripercussioni sulla struttura. Per fare un esempio, se uno stomaco non digerisce bene, quindi non riesce a compiere la sua funzione in maniera ottimale, potrà avere ripercussioni riflesse sulla muscolatura della schiena, una dolorabilità sulla spalla sinistra, quindi agire anche in altre parti del corpo, influenzando quindi la struttura. Questi sono i 3 principi osteopatici su cui si basa la mia professione. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Concludendo, la vita è movimento, tutto nel nostro corpo si muove. Il compito dell'osteopata è proprio garantire che questo movimento sia sempre conservato e presente e avvenga nella giusta fisiologia. Nei prossimi video vedremo come questi argomenti poi possono essere proiettati sulla parte pediatrica e neonatale, quindi parleremo di osteopatia pediatrica. Se avete domande scrivetele qui sotto, proverò a rispondervi. Intanto mi raccomando, iscrivetevi al canale e seguitemi. A presto!